Il meccanico e l'ereditiera. Matteo Rinaldi aveva la schiena piegata sotto una vecchia utilitaria quando lei fece il suo ingresso in officina. Camilla Bianchi, 31 anni, figlia di un imprenditore immobiliare milanese, abituata a sfilare tra passerelle e jet privati, guidava una Ferrari 458 Spider color blu notte. Quel bolide valeva più di tutti i guadagni che Matteo aveva messo da parte in oltre 10 anni di lavoro tra olio motore e chiavi inglesi. Il rombo del motore riempì lo spazio come un tuono improvviso, facendo vibrare le pareti e cadere un cacciavite dal banco. Camilla scese dall'auto con sicurezza, tacchi sottili e un abito che trasudava eleganza. Il suo sguardo attraversò l'officina con quell'aria di superiorità tipica di chi è sempre stato abituato a essere servito e ammirato. Matteo la osservò per un istante. Non era la prima volta che aveva a che fare con clienti facoltosi, ma raramente aveva visto tanto distacco nello sguardo di una persona. Il cofano della Ferrari perdeva olio, un problema alla guarnizione della coppa, facile da individuare per chi, come lui, sapeva riconoscere i difetti di un motore al primo ascolto. Camilla posò le chiavi con un gesto deciso sul banco di lavoro e lo fissò. Riparami la macchina in 10 minuti e ti concederò un appuntamento. Se non ce la fai, dimmi solo quanto ti devo e torno alle mie cose. Dietro di lei, due amiche sedute nei loro SUV di lusso risero a voce alta, come per sottolineare quanto assurda fosse quella sfida. Era un gioco crudele, eppure per Matteo quelle parole accesero qualcosa dentro. Non si trattava soltanto di riparare un motore, era l'occasione di dimostrare chi fosse davvero. Con mani ferme e occhi concentrati, Matteo si mise al lavoro. In pochi minuti smontò la coppa, sostituì la guarnizione difettosa e rimontò tutto con precisione. Quando girò la chiave nel cruscotto e il motore tornò a ruggire come nuovo, si asciugò la fronte e la guardò dritta negli occhi. Direi che la sfida è vinta, e ora? Camilla trattenne un sorriso, sorpresa da tanta sicurezza. Non era abituata a uomini che non si piegavano al suo fascino o al suo denaro. Con un cenno secco gli fece segno di salire in macchina. Quella sera andarono a cena insieme. Non fu un incontro romantico, ma una battaglia di battute. Lei sofisticata e pungente, abituata a uomini in giacca e cravatta che la riempivano di lodi. Lui, diretto, sincero, capace di risponderle senza paura, come se non avesse nulla da perdere. Le settimane successive furono un continuo duello. Camilla lo invitava a eventi esclusivi, dove ogni sguardo era giudizio e ogni parola sembrava un test. Matteo si presentava sempre con la sua semplicità, abiti modesti ma curati, modi schietti. Non brillava per ricchezza, ma conquistava con autenticità. La prima volta che lo portò a una festa privata, i presenti lo guardarono come un estraneo. Eppure, mentre gli altri uomini parlavano solo di affari e investimenti, Matteo seppe affascinare tutti raccontando storie di officina, viaggi in moto e aneddoti di vita reale. Quella sera, per la prima volta, Camilla non rise di lui, rise con lui. Col tempo la corazza di Camilla iniziò a incrinarsi. Matteo le mostrava un mondo che lei non conosceva, serate semplici, passeggiate senza fotografi, l'emozione di una pizza mangiata seduti sul cofano di una vecchia macchina. Lei, abituata a vivere di immagine, scoprì la bellezza della normalità. Matteo invece imparò a guardare oltre l'apparenza glaciale di Camilla. Vide una donna cresciuta con mille pressioni, soffocata dalle aspettative di un padre autoritario e da un ambiente dove contava solo l'apparire. Dietro il lusso trovò fragilità, insicurezze e un bisogno profondo di essere amata per ciò che era, non per quello che possedeva. Un pomeriggio la Ferrari si ruppe di nuovo, ma questa volta Camilla non chiamò il carro attrezzi né altri meccanici. Prese un taxi e si presentò direttamente in officina, non per l'auto, ma perché desiderava solo vedere Matteo. Fu in quell'istante che capì. Quell'uomo, entrato nella sua vita per caso, era diventato il suo punto fermo. Passarono 2 anni. Tra discussioni, risate e momenti indimenticabili, i due avevano costruito qualcosa di vero
E proprio nello stesso luogo in cui tutto era cominciato, Matteo decise di fare il grande passo. Con un respiro profondo tirò fuori una piccola scatolina. Dentro non c'era un diamante costoso, ma un anello realizzato con le sue mani, un pezzo di metallo lucidato, ricavato da un vecchio pistone. Camilla, vuoi sposarmi? Disse con voce tremante, ma sguardo deciso. Camilla non esitò, le lacrime le riempirono gli occhi mentre pronunciava un sì che cambiò le loro vite. Non c'erano Ferrari, né feste scintillanti, né fotografi pronti a immortalare il momento, solo il rombo lieve di un motore acceso e due cuori che finalmente battevano insieme. Da quel giorno il meccanico e l'ereditiera non furono più mondi opposti, ma due metà che si completavano. La ricchezza non era più nelle auto di lusso o nei conti in banca, ma in ogni attimo condiviso, in ogni abbraccio sincero, in ogni promessa mantenuta. Se questa storia ti ha emozionato, lascia un like, iscriviti al canale e condividila con chi ami.